Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Se ci seguite da un po' sapete che noi di S-Trading crediamo molto nei piani di accumulo. Si tratta di una strategia di investimento di lunghissimo periodo in grado di restituire ritorni sul capitale investito veramente interessanti. Addirittura è possibile raddoppiare il capitale in poco più di 10 anni e tenendo conto che si tratta di una forma di investimento a bassissimo rischio, si tratta di un risultato assolutamente interessante. Navigando su internet ho trovato diversi articoli in cui Conio, un wallet digitale italiano per le monete digitali e fondato nel 2015, ha svolto una ricerca in cui ha simulato un piano di accumulo investendo nel Bitcoin. I profitti che si potrebbero ottenere sono molto interessanti e addirittura sosteneva che il miglior modo di investire in criptovalute sia proprio quello del piano di accumulo mensile. Questa cosa mi ha ovviamente incuriosito. Sono del parere che un piano di accumulo sia una forma di investimento che per definizione debba essere a basso rischio e che ci faccia dormire sonni tranquilli. Lo sarà anche se applicato al Bitcoin o si tratta solamente di una trovata pubblicitaria per attirare più clienti. Ancora pochi secondi di pazienza e lo vediamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati. Come sempre vi ricordo che le informazioni riportate in questo video non devono essere interpretate come un incentivo all'investimento o come dei consigli finanziari, ma hanno il solo scopo di informare e di intrattenere. Come saprete abbiamo parlato tanto su questo canale di piani di accumulo. In poche parole si tratta di una modalità di investimento di lungo periodo e rateizzata, che permette quindi di investire sui mercati finanziari piccole quantità di denaro in modo periodico e regolare. Il suo vantaggio principale è senza dubbio la diversificazione temporale. Questo significa che l'esposizione progressiva e distribuita nel tempo dell'investimento permette di ridurre il rischio legato alla volatilità dei mercati e di iniziare ad investire nel momento sbagliato. In altre parole, non dobbiamo preoccuparci troppo se iniziamo il pack su un massimo di mercato o nel bel mezzo di una crisi finanziaria. Nel lungo periodo siamo certi che il pack ci farà guadagnare e restituirà dei rendimenti crescenti. Vi mostro un esempio per chiarire questo concetto. Ipotizziamo di voler avviare un piano di accumulo investendo nell'S&P 500, che per chi non lo conosce è il più importante indice azionario nordamericano, contenente 500 titoli azionari di altrettante società quotate a New York ed è il principale benchmark azionario relativo ai titoli quotati a Wall Street. L'S&P 500 è uno strumento finanziario adatto per un piano di accumulo in quanto è rappresentativo dell'economia statunitense e ad esclusione di alcuni periodi di difficoltà che potete vedere nell'immagine, è caratterizzato senza dubbio da un trend nel lungo periodo crescente. Ma quindi, ipotizzando di avviare diversi piani di accumulo a partire dal 2000, ognuno con partenza a gennaio e distanziato dal precedente di un anno, che risultati avrei ottenuto? In termini di rendimento il risultato è quello che vedete in questo grafico. Se avessi cominciato ad investire nel 2000, ad oggi avrei ottenuto un rendimento del 160%, che tende a diminuire man mano che posticipo l'avvio del pack, fino a diventare negativo se l'avessi avviato nel 2021 o nel 2022, ovviamente a causa del crollo dei mercati che stiamo vivendo tuttora. La cosa interessante però è che il rendimento ovviamente diminuisce, ma con una tendenza che anno dopo anno è pressoché lineare. Questo significa che se decidessi di avviare un piano di accumulo su uno strumento finanziario come l'S&P 500, non devo preoccuparmi di quale sia il momento migliore per iniziare. Ogni momento infatti è quello giusto, in quanto so che almeno fino ad ora la crescita del rendimento del mio investimento con il passare degli anni è pressoché lineare, con una crescita del 6-7% all'anno, indipendentemente che l'inizio del pack corrisponda con una crisi finanziaria o con un massimo di mercato. Secondo il mio parere questo è proprio il vantaggio principale di un piano di accumulo: rendimenti con crescita costante nel lungo periodo, basso rischio e poco impegno. Tornando quindi al tema principale di questo video, possiamo dire la stessa cosa di un piano di accumulo sul Bitcoin? Anzitutto partiamo con il grafico del prezzo della criptovaluta. Come bene o male saprete tutti, il Bitcoin è caratterizzato da una volatilità estremamente alta, con delle fasi di crescita che l'hanno portato a decuplicare il prezzo nel giro di pochi mesi, grazie alle quali alcuni sono riusciti veramente ad arricchirsi. Bisogna fare però molta attenzione perché a quella stessa velocità il Bitcoin si svaluta e perde valore, passando per esempio dai $60.000 dell'ottobre dello scorso anno ai $20.000 attuali. Come avrete già capito, si tratta quindi di uno strumento finanziario
completamente diverso da un indice azionario ed ovviamente ha delle dinamiche di prezzo del tutto differenti. Ma quindi, rifacendo lo stesso esercizio di poco fa e simulando l'avvio di diversi piani di accumulo distanziati di un anno, che rendimenti avrei ottenuto? Beh, i risultati sono senza alcun dubbio impressionanti. Se avessimo avviato un PAC nel 2010, investendo mensilmente la stessa cifra, ad oggi avremmo ottenuto un guadagno con un rendimento del 600.000%. Ma facciamo un esempio pratico ed ipotizziamo di aver investito 100 euro al mese dal momento in cui è uscito il Bitcoin. In totale ad oggi avremmo investito 14.500 euro e in questo momento avremmo ottenuto un guadagno di quasi 83 milioni di euro. Senza alcun dubbio è impressionante e sono pochi gli strumenti finanziari che permettono di ottenere profitti di questo livello. Bisogna fare però attenzione a due cose. Innanzitutto si tratta di una simulazione realistica ma alquanto improbabile, sia perché è molto difficile che qualcuno abbia iniziato un PAC in corrispondenza dell'uscita del Bitcoin sui mercati, avvenuta nell'estate del 2010, e che abbia poi mantenuto l'investimento fino ad oggi. Negli ultimi 12 anni il Bitcoin è stato infatti protagonista di tantissime vicende che ne hanno fatto variare il prezzo con oscillazioni molto ampie. Molti investitori, spaventati dal perdere i possibili guadagni, molto probabilmente avrebbero chiuso tutte le posizioni in anticipo di qualche anno. Ma ipotizziamo comunque che i più coraggiosi abbiano continuato ad investire ed alimentare il proprio PAC fino ad oggi, e la curva verde corrisponde ai guadagni maturati nel tempo che ad oggi equivalgono a 83 milioni di euro. Se facciamo attenzione però, questo investitore sarà sì contento, ma allo stesso tempo si starà mangiando il fegato dalla rabbia per non aver chiuso le posizioni prima. Per ben 2 volte infatti è arrivato a possedere un patrimonio ben più alto, pari a circa 250 milioni di euro. Sono sicuro che questi numeri stiano facendo venire l'acquolina in bocca a qualcuno. Prima di iniziare ad investire in Bitcoin e diventare ricchi, però riflettiamo un attimo. La velocità con cui i profitti sono aumentati e poi sono crollati è infatti sintomo di un investimento estremamente rischioso, che a pochi fortunati ha dato la possibilità di arricchirsi velocemente, ma allo stesso tempo molti altri hanno perso patrimoni per aver investito in uno strumento altamente volatile, spinti dalla moda del momento. Se torniamo alla curva dei rendimenti, vediamo tra l'altro come i profitti crollino anno dopo anno. Se invece del 2010 fossimo partiti nel 2011, i profitti sarebbero ancora altissimi, ma ben 5 volte inferiori. Se facciamo uno zoom e ci concentriamo nel periodo temporale successivo al 2013, vediamo come i risultati siano sempre molto alti, ma basta sbagliare l'avvio dell'investimento di un anno per veder crollare i profitti di 2, 3 o 4 volte. Tutto ciò dovrebbe farci riflettere. Come vi ho detto in introduzione al video, ho fatto questa analisi perché Conio ha pubblicato una ricerca secondo la quale il PAC sarebbe il miglior modo per investire in Bitcoin. Il PAC però, per come lo intendo io, è una tecnica di investimento a basso rischio che permette di ignorare l'andamento dei mercati e dello strumento su cui voglio fare l'investimento, a condizione ovviamente di sceglierlo correttamente, proprio perché indipendentemente dal momento in cui lo inizio, so che nel tempo la mia rendita crescerà pressoché linearmente. Come abbiamo visto invece, nel caso del Bitcoin, il momento in cui avvio e termino il PAC è un fattore chiave. Potrei sia arricchirmi molto velocemente e con la stessa velocità perdere tutto nel giro di pochi mesi o settimane. Per concludere quindi, secondo il mio parere, il PAC sul Bitcoin non è né il modo migliore né il più sicuro di investire in questo strumento. Si tratta di un investimento altamente speculativo e rischioso, pertanto fatelo solamente se siete consapevoli che potreste rischiare di perdere tutto, capitale investito e guadagni, in tempi molto brevi. Se invece siete interessati ad un investimento più sicuro, a basso rischio e che vi faccia dormire sonni tranquilli, allora potreste considerare di avviare un PAC su strumenti come l'S&P 500 o l'MSCI World, che sostanzialmente riflettono l'andamento dell'economia degli Stati Uniti o dell'economia globale e pertanto, a meno di periodi di crisi fisiologici del mercato, siamo certi che nel lungo periodo la tendenza sarà quella di crescere e di conseguenza crescerà anche il nostro investimento. Il team di AS Trading ha sviluppato un simulatore per il piano di accumulo che potete scaricare gratuitamente. Trovate il link al video di presentazione in descrizione e qui in alto a destra. Sono sicuro che questo strumento vi possa essere utile per pianificare e gestire il vostro PAC. Bene ragazzi, spero che abbiate trovato interessante questo video e vi faccia riflettere prima di investire in strumenti finanziari estremamente rischiosi, solo perché è suggerito da aziende che vi illudono di poter diventare ricchi facilmente e in poco tempo.
Se il video ti è piaciuto faccelo sapere mettendo un like e se non vuoi perderti i prossimi contenuti iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sulle prossime uscite. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!